Ciao a tutti ragazzoli e bentornati anche oggi in un nuovo video. Oggi siamo qui per un altro video tecnologico o per chi comunque fa editing. L'ultima volta abbiamo parlato di CapCut, però la versione desktop che pochi qua in Italia soprattutto conoscono, applicazione gratuita. Vi lascio qua sopra il video se volete andare a dargli un'occhiata, fidatevi, è molto utile ed è gratuita. Oggi invece voglio parlarvi di Luminar Neo, ma prima di iniziare voglio dirvi che questo video non è sponsorizzato da loro, non mi hanno chiesto di farlo, non sono stato ahimè pagato e ahimè ho visto youtuber con meno follower di me a cui hanno chiesto di parlare di Luminar, appunto, magari gli avranno offerto qualche pacchetto gratuito, invece io l'ho comprato alla bellezza di 70 euro, se non sbaglio 70-80 euro per un anno. Quindi visto che non mi pagano vi voglio chiedere solo una cosa prima di iniziare, ovvero vi lascerò qua un link referral sotto al video. Nel caso vogliate scaricarlo, provarlo, usate il mio link referral. Luminar riconoscerà il fatto di averlo visto da me e mi offrirà magari qualche sconto per i vari pacchetti da poter comprare o magari per un rinnovo per il prossimo anno. Ma dopo tutto questo preambolo possiamo iniziare. Ma intanto vediamo un attimo cos'è. Vabbè, Luminar è un programma di photo editing molto semplice anche per i neofiti, ma che ovviamente può essere utilizzato anche dai professionisti comunque del settore del fotoritocco, o anche solo per chi appunto si diverte a scattare fotografie ma voglia dargli quel tocco in più e magari rendere delle fotografie normalissime qualcosa di eccezionale, soprattutto magari perché vi conosce e sa che non avete mai avuto a che fare con programmi di editing. Luminar è un software sviluppata da Skylum, che è questa società appunto americana che sviluppa vari software ed è conosciuta sia per questo che per molti altri software, sempre per quanto riguarda il foto ritocco. Ma è arrivato già il momento, buttiamoci subito sul programma. Come vedete questa è l'interfaccia iniziale. Adesso io qua ho diverse immagini che ho provato a modificare in questi giorni, infatti in questo video comunque non entrerò nello specifico, voglio solo mostrarvi alcune delle capacità di Luminar e soprattutto il fatto che vengono aggiornate costantemente. Ho visto che prossimamente aggiungeranno dei nuovi pacchetti e molte di queste, soprattutto le più nuove, sono comandate diciamo dall'intelligenza artificiale. Ormai l'intelligenza artificiale sta spopolando e da qui a qualche anno non sappiamo fin dove ci porterà. Comunque dicevo, questa è l'interfaccia iniziale, ma voglio farvi vedere cos'è che ho fatto in questi giorni, ovvero ho trasformato fotografie come questa in tempo, non lo so, 15-20 minuti in fotografie come questa, o ancora meglio fotografie come questa in fotografie, guardate che bellezza, i colori, ovviamente è stravolta, però appunto per chi magari vuole giocare o per chi invece professionalmente magari è già capace anche di farla con altri programmi come Photoshop eccetera, può semplificarsi la vita ovviamente creando anche dei preset propri, come ho fatto io per delle foto che ho messo appunto l'altro giorno su Instagram, ovvero queste qui di me con questa giacca, e ho creato questi preset. In realtà il cielo era completamente azzurro, la giornata comunque bellissima, però ho voluto mettere questo cielo e ovviamente è andato a modificare anche tutto il resto, perché come potete vedere anche i riflessi di luce sono completamente differenti, come anche appunto in questa foto. Questo qua tende tutto ovviamente sul rossiccio, perché non si limita a modificare e a cambiare il cielo, ma anche a dare riflessi appunto sia nell'acqua, sulla città, sulle piante eccetera, per far ovviamente risultare il tutto più gradevole e reale. Questa è molto ritoccata, ma sono sicuro che moltissime persone non si aspetterebbero che la foto fosse stata totalmente stravolta. Ora vi faccio vedere come modificare questa foto per ottenere uno di questi effetti, così vi faccio vedere un po' le varie funzioni. Ovviamente, come detto, non andremo a vederle tutte, sennò il video durerebbe tantissimo. Già l'ultimo video appunto su CapCut durava anche fin troppo, quindi qua voglio un attimo spiegarvi 2 o 3 cose velocemente e racchiudere il tutto, ma abbiamo già parlato troppo. Voglio farvi vedere anche quest'altra foto, anche questa foto molto bella. L'originale era questa, come potete vedere la differenza è veramente sostanziale, qualcosa comunque di più impressionante da dire wow, guarda che cielo, guarda che colori eccetera. Ovviamente per aggiungere fotografie si può fare direttamente da qua in alto a sinistra, aggiungi foto, crea cartella, o semplicemente se avete già appunto aperto una cartella potete direttamente prendere l'immagine. Adesso andiamo a prendere questa che voglio farvi vedere
prendere per una cosa, spostarla qui direttamente e tac, verrà in automatico caricato. Adesso se magari alcuni processi li fa un po' più lentamente perché sto anche registrando ovviamente lo schermo e niente, come vedete adesso ho aggiunto questa immagine, semplicemente ero a Torino e ho scattato questa foto col telefono. Voglio farvi vedere delle cose, a parte qua in alto che già l'intelligenza artificiale ha analizzato più o meno la foto e ci dà già comunque dei preset come campione di incassi, stile urbano, cinematografico, paesaggi notturni. Vabbè, qua dove c'è scritto get, ovviamente per avere determinate cose in più bisogna andarla ad acquistare. Infatti si fa su get, ti vengono fuori i vari pacchetti, ti fa vedere come può modificare una foto in automatico. Ovviamente ci sono diversi preset dentro. Mi ha un po' fatto storgere il naso il fatto di aver pagato magari 80 euro un programma. Sì, ci sono davvero tantissimi preset, tantissime cose incluse, ne verranno aggiunte altre, però se poi magari ci sono dei preset in più, tipo questo qua, paesaggi notturni HDR, i prezzi dei vari preset sono tutti circa sui 19 euro. Meno che uno non vuole andare o non cerca chissà quale cosa e appunto lo fa magari lavorativamente, trae pure un guadagno da quello che fa, non ha senso magari andare a comprare tanti altri pacchetti senza prima utilizzare quelli che magari ci sono già qui presenti. Quindi vediamo un attimo cosa ci offre lui. Ci dice vabbè, qua campione di incassi, ci clicchiamo sopra, come vedete ci dà già dei preset e se ci andiamo semplicemente sopra ce li va già a modificare. Vabbè, qua tipo film noir, quindi molto sull'antico sgranato, oltre il muro. Qua vediamo un po' che ce ne dà, ci cambia ovviamente i colori. Questi sono i vari preset, ma se vogliamo ce n'è veramente altri qua. Questi qua vabbè sono più magari per i ritratti, quindi per i volti. Qua ci sono magari per le macro, qua stile filmato, qua comunque stile di vita appunto, e vediamo che ci sono veramente un sacco di cose. Qua magari luci della città, vediamo un paesaggi, vediamo cosa ci può dare. Come vedete ci sono questi vari preset per andare a cambiare un po' i colori. Adesso ne mettiamo uno random acceso, parti preset, e se poi si va su modifica qua ci viene fuori tutto quello che possiamo andare a fare sulla fotografia, sia con l'intelligenza artificiale, lo vedete qua scritto piccolino dove c'è scritto appunto EA, e si possono fare veramente un sacco di cose, a parte la cosa del cielo. Ora andiamo a vedere come ce lo propone. Qua come vedete ci sono tanti alberi, ci sono i cavi di mezzo, ci sono un sacco di cose. Qui uguale ci danno tantissimi preset di nuvole diverse. Volendo possiamo cliccare su aggiungi, quindi ci apre, quindi possiamo noi averne magari preso uno dal web, averlo salvato in una cartella, quindi possiamo direttamente aggiungerlo e ce lo aggiungerà qua in alto. Possiamo mettere anche una nostra fotografia, non ho provato ma secondo me funziona. Verremo noi in gigante nel cielo probabilmente, o se no ovviamente ricevi più cieli, si possono andare ad acquistare altri cieli. Ora mettiamone uno a caso, ci clicchiamo sopra e una volta cliccato sopra ovviamente l'intelligenza artificiale andrà a vedere e a testare per provare proviamone altro, ovviamente in base anche ai colori. Vabbè, qua è stellato, quasi fantascientifico, in base ai vari colori ci saranno comunque cieli diversi, poi da lì andremo a modificare bene anche la foto. Questo già non è brutto, però come vedete magari in certi punti non rientra bene perché c'è l'albero eccetera eccetera. Volendo sulle maschere noi possiamo andare sia a cliccare su maschera, e quindi qua l'intelligenza artificiale andrà a cercare di suddividere tutte le varie cose. Come vedete il cielo ce l'ha suddiviso, se ci clicchiamo sopra, nell'area più in alto e qualcosa lì in mezzo agli alberi. La flora ce l'ha suddivisa e ha preso tutti gli alberi, ha fatto anche un bellissimo lavoro. E di solito uno su Photoshop dovrebbe andare a selezionare tutte le parti manualmente, poi ovviamente non è fatto a perfezione ma si può andare anche a sistemare. Volendo appunto, andando qua, poi uno con pennello può andare vedi, o a cancellare o a dipingere, quindi se ci ha aggiunto dei pezzi lì basterà far così per aggiungere, se vogliamo aggiungere altro cielo, o cancellare invece se vogliamo cancellare delle parti che ha selezionato che rientrano. Si può qua sistemare l'orientamento del cielo, quindi andando più avanti se vogliamo il sole che risulti là, se no l'andava dietro possiamo farlo risultare più così. La posizione anche magari verticale o orizzontale, come vedete la lascerei così, orizzontale appunto la lascerei più così. Qua uguale si può allungare. Beh, possiamo magari allungarlo un po' così e andare a spingere il sole magari in fondo là. E finitura, come vedete, così va a circondare meglio l'albero e anche comunque le parti del palazzo, a fare un po' un riflesso migliore. Qui chiudere anche qua con le lacune, vedi, si può andare a
sistemare meglio. Adesso qui ci sono i cavi di mezzo, come vedete me li ha già eliminati, anche se in realtà poi vi voglio far vedere un altro passaggio. Se no, se facciamo così ovviamente possiamo sistemare e lasciare la parte dei cavi, correggere i dettagli, può alzare o ovviamente andare ad abbassare. Uguale qua, comunque retroilluminazione scena, si può potenziare, come vedete, anche il riflesso. Vedete prima era più sul tendente al freddo come colore anche i riflessi perché c'era il cielo azzurro. Se invece andiamo a potenziare verrà tutto con dei riflessi più tendenti al cielo che abbiamo aggiunto noi. Saturazione della luce modificata, anche qua vedete si può andare a sistemare e quindi cercare di dare appunto un colore più realistico anche all'ambientazione in base al cielo. Regolazioni cielo uguale, qua si può sfocare proprio il cielo se si vuole sfocare le nuvole, si può aggiungere la grana se la fotografia è più granosa, la foschia atmosferica si può aggiungere, il colore si può ovviamente rendere caldo o più freddo, luminosità uguale, alzarla e ad abbassarla. Ora volevo farvi appunto vedere per quanto riguardano i cavi qua sopra. Ancora prima di aggiungere il cielo potevamo andare su cancella e c'è proprio un'opzione del rimuovi linee elettriche. Vediamo come le va a fare. Cliccandoci sopra dovrebbe andare a rimuovere tutte le varie linee elettriche che ci sono appunto nella fotografia. Tac, in un secondo va a pulire e a rimuovere tutte le linee elettriche che c'erano in mezzo. Qua è fantastica la cosa. Poi adesso sto notando che ha rimosso anche delle parti qui, ma come detto basterà andare a fare seleziona, ingrandisci e rimpicciolisci il pennello. Andiamo qua a selezionare questa parte, una volta che facciamo ripristina dovrebbe appunto, come avete visto, ci ha ripristinato le parti. Quindi se ci cancella delle parti in più che magari ci interessano o magari non le ha cancellate, basterà andare direttamente su seleziona o se no deselezionare eccetera eccetera e rimettere le parti o andarle a togliere. Si possono rimuovere anche i punti di polvere, questi o è vero se avete l'obiettivo sporco, avete scattato una foto e magari ci sono dei punti di polvere sull'obiettivo che ovviamente vanno a rovinare lo scatto, cliccando quello dovrebbe ripulirli più che decentemente. Poi qua su modifiche potete andare a vedere tutti i passaggi che avete fatto fin dall'inizio con il lavoro appunto con la fotografia che state andando a modificare. Qua ovviamente con migliora si può ovviamente accentuare tutta la fotografia, andarla a migliorare sempre con l'intelligenza artificiale, ti migliorerà i colori, migliorerà magari se ci sono delle parti sfocate le risistemerà. Qua si può migliorare appunto il cielo, ovviamente anche con i cieli quelli naturali, senza disturbi. Qui se ci sono delle fotografie magari sfocate, disturbate o cose del genere, si potrà andare sempre con l'intelligenza a modificare, quindi bassa, medio, alta. Ora voglio tornare al catalogo, voglio andare ad aggiungere l'altra fotografia che avevo fatto vedere inizialmente per farvi vedere come l'avevo modificata abbastanza. Adesso lo farò un po' più velocemente. Qua come vedete la fotografia era così e l'abbiamo trasformata completamente ed è una cosa veramente bellissima. Facciamo riporto all'originale, adesso l'abbiamo originale. Voglio farvi vedere un po' quello che ho fatto. Ovviamente adesso non mi ricordo tutti i passaggi specifici, avevo usato forse anche un preset iniziale per modificarlo, renderlo un po' più forse questo, avevo usato addirittura proprio quello o semplicità, non mi ricordo. Mettiamo questo sistemata veloce, ha un po' accentuato i colori, ha un po' contrastato le varie cose. Poi andiamo su modifiche e iniziamo qua anche con miglioramento, sempre andiamo ad accentuare un po' la fotografia. Avevamo usato forse questo qua, andiamo a vedere se possiamo usare un altro cielo. Prendiamo questa, come vedete qua c'è qualche errorino, non è passato bene dietro qui o magari anche dietro la montagna, quindi anche qua ovviamente orientamento del cielo si può anche qua andare a sistemare. Se lo vogliamo più così, più scuro, magari più rosso col tramonto, andiamo a metterlo nel punto in cui ci piace di più. Posizione verticale uguale, vi ho già fatto vedere prima, e qua col globale andiamo appunto a sistemare. Come vedete si è andato a sistemare benissimo qua e anche un po' tutti i bordi. Qua chiudere le lacune uguale, correggere dettagli qua stessa cosa. Farò velocemente così vi farò vedere. Ok, la parte comunque del cielo adesso fatto più o meno veloce. Andiamo senza disturbi. Avevo accentuato, qua mi diceva bassa, non so se l'avevo messa media o alta addirittura, poi vabbè ovviamente fate un po' di test, provate, vedete come vi piace di più. Qua uguale super nitido, si può andare a mettere medio, ce la rende molto più nitida anche così. Qua si può andare a vedere anche il valore della struttura, anche qui vedete può farla un po' più
opacizzata, più sfocatella da tipo sogno dream, o invece alzare i valori e farla quasi in 3D, non in 3D, però per farvi capire, come vedete risaltano veramente con le cose, sembra quasi di poterla toccare. Qua uguale si può andare a sistemare i colori, quindi andarli a fare più saturati, la vividezza, le classiche cose, un po' di tutti i vari programmi. Comunque alba tramonto, qua si può decidere appunto il colore per renderlo più acceso, più appunto da albo, più da tramonto. Migliora fogliame, anche qua ti va a rendere ovviamente le foglie varie che ha trovato, o comunque la natura in generale, a renderla più accesa, più vivida. E guardate qua che riflessi di colore veramente veramente belli. Io uno sfondo così sul telefono, sul computer, lo metterei più che volentieri. Cioè questo è un bel parametro, perché c'è luce da vicino e come vedete si può scurire la parte più vicino a noi o metterla più chiara. Uguale luminosità da lontano, quindi andrà a prendere la luminosità che c'è più sullo sfondo, e quella invece più profonda andrà a prendere la luminosità appunto che c'è più in fondo. Uguale l'atmosfera, qua si può aggiungere la nebbia a strati, la foschia. Qua nebbia a strati, vedete, volete mettere un po' di nebbia sull'acqua, ovviamente magari la foto bisognava farla un po' più scura, rendere tutto un po' più scuro, un po' più tetro. I raggi solari, questo è molto bello perché uno può aggiungere, se non c'è, uno come vedete fai aggiungi, posiziona al centro. Possiamo mettere adesso qua il sole, ovviamente è dietro là, è per quello che c'è il rosso, però vi faccio vedere se lo metto qui. E uguale qua possiamo fare aggiungere questi raggi solari, l'aspetto generale ovviamente di tutta la foto si fa la scura, quindi avere solo i raggi lì. Questa è una cosa veramente veramente figa. Poi il pallino lì sparirà. Uguale disco solare, se qua renderlo più potente o meno, eccetera eccetera. Impostazione dei raggi, il colore dei raggi, se farli più gialli o più bianchi, e veramente veramente una cosa bellissima. Adesso questo non è realistico visto che il sole arriva da là dietro, però era per farvi appunto capire se usate un altro cielo. Ci sono veramente veramente un sacco di cose. Vi faccio vedere l'ultima veloce che già siamo a più di 30 minuti di registrazione, non so come tirerò fuori 10-15 minuti. Andiamo a prendere, guardate gli occhi, guardate la pelle. Questa era l'immagine iniziale, e anche qui vabbè i vari preset eccetera eccetera. Anche qui ovviamente si può andare a lavorare sulle luci, si può andare a lavorare sugli sfondi, ti va ovviamente a ritagliare, vedi, potete andare a rimuovere direttamente lo sfondo. Si fa rimozione sfondo, va ad analizzarlo sempre l'intelligenza artificiale, e come vedete ha selezionato perfettamente tutto, a parte un pezzettino qua, e qui ovviamente possiamo andare a prendere il nostro bel pennello, a dipingere le varie parti che comunque ha lasciato fuori, andare a rimuovere direttamente lo sfondo, e poi ovviamente qua possiamo andare a risistemare le varie parti, ma in una botta tira via subito lo sfondo e ci ha fatto uno scontorno perfetto anche dei capelli. Però c'è anche la sezione ovviamente ritratti, la sezione ritratti, e quindi si può fare vabbè ritratto bokeh, quindi si può andare a sfocare ovviamente lo sfondo. Adesso qua è troppo vicino, non si vede. Viso, ci sono tutti i vari aggiustamenti ragazzi, si può illuminare il viso come vedete, si può assottigliare addirittura il viso. Ovviamente a di me non serve, però magari molte ragazze vogliono queste cose. Ci sono la sezione occhi ragazzi, cioè originale, blu. Adesso questa parte non la... ok, su di me non funziona perché ovviamente io ho tutti gli occhi neri, e quindi prende la parte bianca come fosse appunto l'iride e la pupilla. Ok, andiamo a prendere questa foto. Ok, vabbè, qua mi dà già i consigli, cosa molto utile, non l'avevo proprio provato, stiamo scoprendo assieme. Bagliore dell'iride, come vedete ovviamente va ad accentuare, dà più bagliore dell'iride degli occhi. Vabbè, anche qua si possono ingrandire un po' gli occhi, diciamo un pelo più grossi. Sbiancamento degli occhi, andiamo a vedere, come vedete va a sbiancare la parte appunto bianca degli occhi, bellissimo. Migliorare occhio, andiamo a vedere, gli rende ovviamente molta più luce. Emozione occhi rossi, rimuovi gli occhiaie, anche se sta ragazza non ne ha molto bella, ha già degli occhi bellissimi. Guardate come fa a risaltare, è allucinante. Migliorare le sopracciglia, quindi si possono fare più folte, e voglio andare a provare ovviamente il colore degli occhi. Vediamo, guardate come ve li cambia perfettamente, cioè va a fare anche le varie nature dentro all'occhio, e è veramente bellissimo. Che verdi, potete fare veramente dei lavori da gatto, ve li mette con la linea da gatto, spettacolare, da gufo.
Photoshop. E molto bello, ragazzi, potete divertirvi sulle vostre immagini, c'è da caricare su Instagram e fare delle cose allucinanti, e ovviamente, ripeto, cose che si possono fare anche con tutti gli altri, non così semplicemente, soprattutto se una persona non ha mai usato programmi di fotoritocco che sono molto più complicati da usare. Qua con un click e con l'intelligenza artificiale possiamo fare molte cose. Voglio farvi vedere un paio di ultime cose, e da come vedete qua ci sono le varie funzionalità di Luminar Neo che arriveranno presto, quindi si potranno rimuovere o aggiungere con l'intelligenza artificiale determinati oggetti. Già si possono rimuovere, non ve l'ho fatto vedere, ma già semplicemente anche andando a prendere una foto in spiaggia con 1000 persone potete andare a selezionare le persone e le rimuoverà con l'intelligenza artificiale. Espandere comunque le scene, quindi se avete una foto piccola l'intelligenza artificiale magari andrà a ricreare tutto il contorno, fare addirittura lo swipe magari di un vestito. Queste sono tutte robe da provare. Luce da studio, questa qua neon e bagliore che deve essere veramente bellissima, andare a mettere un neon intorno comunque a una figura, e tutte queste cose arriveranno molto presto. Non so se saranno gratuite, qua c'è scritto scopri le funzionalità di Luminar Neo. Se ci vado a cliccare sopra, come potete vedere, tipo questa funzione deve essere veramente bellissima, come anche quella dello swipe del vestito, ovviamente fatto in modo artificiale, come potete vedere andrà a modificare magari anche leggermente il corpo, speriamo lo faccia bene, ma bisogna vedere se queste cose saranno comprese con l'abbonamento che io ho fatto di un anno. Non so, non credo, infatti se si va in visualizza tariffe sto andando a cercare a creare la migliore offerta per me. Non so se queste cose saranno comprese o no, non l'ho ben capito, lo scoprirò nel mentre appena arriveranno. Nel caso ve lo farò sapere. Spero siano comprese, perché comunque già il programma è abbastanza costoso, che per un anno non è tanto assolutamente. Ci sono programmi che paghi mensilmente quella cifra, qua sicuramente è una scocciatura. Queste cose, a parte magari vari pacchetti di preset eccetera, secondo me dovrebbero essere ovviamente aggiornati e ampliati al pacchetto che uno ha già pagato, almeno questo genere di cose fatte con l'intelligenza artificiale, quindi potrebbero magari già essere aggiunte. Nel caso lo scopriremo. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero di averlo tagliato molto perché è durato veramente 50 minuti, adesso sarà lungo il montaggio. Vi ricordo di dare sotto un'occhiata a tutti i vari link, seguitemi su Instagram e seguitemi qui perché tantissimi di voi guardano i miei video, mi commentano, magari poi mi scrivono su Instagram per sapere determinate cose, però almeno seguitemi e lasciate anche un like. Non saprei che altro dire, nient'altro, bella!